Ciao a tutte, oggi realizzerò un fuoriporta col cagnolino, mi è stato richiesto qui da due iscritte e quindi ho deciso di realizzarlo. Per questo progetto ho scelto come base questo cuore in legno, che è bellissimo. Questa targhetta in legno, adesso do anche la misura, l'ho acquistata in un negozio di bricolage e questa misura 20 x 20 ed è costata pochissimo, costa 3,50 € orientativamente in base al negozio, magari dove la trovate. Vi dicevo, userò come base questa cornice e poi vi farò vedere come andrò a comporre questo cagnolino che andrò ad attaccare qui sul cuore e che verrà appeso ovviamente perché è un fuoriporta. Un'idea, se magari non avete questa targhetta a forma di cuore, potete disegnare un cuore e imbottirlo della stessa misura di questo qui, che è 20 x 20. Ricordo sempre che nella descrizione di questo video tutorial vi posterò il cartamodello gratuito che è composto da 2 fogli. Adesso do anche la misura per chi non può scaricarlo. Allora, le orecchie di questo cane misurano quasi 16 cm per una larghezza massima di 9 e quella più piccola di 3,5 cm. La testa, che avrà anche il collo, misura, questo è messo in doppio, questo va tagliato in doppio, scusatemi. Questa ha un'altezza di 17 cm, il collo misura 3, quindi 6 cm di larghezza ed è alto, 4 cm invece la testa, la larghezza massima è 7,5, quindi 15, e la larghezza più piccola è di 3,5 cm, quindi 7 cm. Il musetto, che ha praticamente questa parte stondata, misura 13,5 per un'altezza di 6,5 cm. Il nasone invece è un triangolo con la punta stondata, quindi il nasone misura 6,5 cm per un'altezza di 4,5 cm. Poi c'è la zampa inferiore che misura in larghezza 10 cm e in altezza 6,5 cm. Andate sempre a stondare qua la parte laterale. Stessa cosa per la zampetta superiore, che misura 10, quasi 10 cm per un'altezza di 5,5. Allora, per questo progetto io ho già preparato tutti i pezzi. Sto utilizzando il pile per il nasino, per le zampette superiori e inferiori. Per il musetto invece userò il pile di questo color panna che è bellissimo. La testa sarà come le orecchie, sempre con il pile, questo color marroncino. Le orecchie sempre dello stesso colore, però le voglio realizzare con questo effetto ricciolino, queste boucle. Quindi iniziamo subito. Questo è un progetto alla portata di tutte. Vi ricordo che potete realizzare questo progetto con qualunque tessuto, non per forza deve essere pile o feltro o panno legge, ma potete utilizzare anche il cotone, sia a tinta unita che a fantasia, qualunque tipo di cotone. Poi serviranno nastri, nastrini, colla a caldo e ovatta da riempimento, ovatta a fiocchi. Quindi per prima cosa vado a cucire le orecchie. Le orecchie vanno cucite. E allora io non posso disegnare, o quantomeno mi viene male disegnare su questo tessuto bouclé, quindi io lascerò la sagoma e andrò a cucire su tutto il disegno della sagoma senza lasciare nessuna apertura. Quindi mettete i tessuti dritto con dritto. Se anche voi non potete disegnare la sagoma perché magari state utilizzando un tessuto in pile come me in bouclé, lasciate la sagoma del cartamodello e andate a cucire sul disegno della sagoma. Tutte queste cuciture che farò oggi le farò con lunghezza punto 2, quindi usate la lunghezza del punto più corta che avete. Io cucirò, metterò la tensione a 4 perché così mi trovo bene. Allora, ho cucito le orecchie. Adesso sulla parte superiore, quella più stretta, vado a separare i due tessuti ed effetto un piccolo taglietto perché da qui andrò a risvoltare l'orecchio, sia questo che questo. Fate un piccolo taglietto e risvoltate da qui. Se volete potete anche riempire leggermente con l'ovatta a fiocchi, io non so se lo farò, intanto le vado a risvoltare e le metto da parte. Siccome è la prima volta che realizzo un cagnolino, io adesso mi renderò conto, guardate che meraviglia questo effetto che c'ha l'orecchio, vado intanto a risvoltare tutti i pezzi e li metto da parte, poi quando andrò a comporlo mi renderò conto se l'orecchio lo voglio leggermente riempito e gonfio oppure così senza nulla, quindi vi consiglio di fare lo stesso perché ancora, dato che è la prima volta che realizzo il cagnolino, così come il gattino, che trovate sempre il tutorial qui nel mio canale, con il cartamodello gratuito, quindi ancora non ho ben chiare le idee, quindi per ora
le ho risvoltate e già mi piacciono tantissimo e le metto da parte. Io ho un bel cagnolone che ha le orecchie così belle, lunghe e gonfie. Sto cercando di ho preso spunto guardando il mio Akiko, il mio dolce cagnolino, uno dei tre. Ok, adesso andiamo a cucire la testa, quindi adesso andiamo a realizzare la testa di questo bel cagnolino. Due tessuti messi dritto con dritto. Io sto utilizzando il pile, quindi preferisco lasciare la sagoma di carta e andare a cucire su tutto il disegno della sagoma senza lasciare nessuna apertura, così come abbiamo fatto per le orecchie. Allora, ho cucito, adesso mettiamo da parte il cartamodello. Questa è la sagoma che ho cucito. Adesso mi distanzio di qualche millimetro dalla cucitura e vado a togliere l'eccesso, così come ho fatto per le orecchie. Adesso che ho tagliato l'eccesso, separo sempre i due tessuti e vado a fare un piccolo taglietto qui sulla parte in basso. Quindi qui c'è il collo, siccome qui dopo avrà, una volta risvoltato, andrà attaccato il musetto, quindi salite a partire dal collo di 2 dita e fate un piccolo taglietto qui, separando i due tessuti, perché da qui risvolteremo e riempiremo con un pochino di ovatta a fiocchi. Ok, fatto il taglietto e vado a risvoltare e per il momento metto da parte. Guardate, ho risvoltato, qui c'è questo taglietto che dopo che avremo riempito dobbiamo chiudere anche con un punto grossolano, così io mi rendo conto di come sarà il mio bel cagnolino e già mi piace tantissimo. Ok, mettiamo da parte, andiamo a realizzare il musetto. Questo è il cartamodello e questo è il file dritto con dritto. Questo è dritto, sì. Lascio sempre la sagoma di carta e vado a cucire tutto intorno senza lasciare nessuna apertura, così come abbiamo fatto con gli altri pezzi. Allora, anche il musetto l'ho cucito. Adesso distanziatevi sempre dalla cucitura di qualche millimetro, tagliate l'eccesso e qui dove c'è l'angolo fate un piccolo taglietto. Adesso separate i due tessuti e andate a fare un piccolo taglietto dietro e risvoltate da qui. E per il momento mettiamo tutto da parte, assembleremo tutto dopo. Ok, tirate per bene fuori le cuciture e anche il musetto l'abbiamo realizzato, così io mano a mano mi rendo conto. Questo poi dopo che sarà imbottito verrà anche poi cucito qui sulla metà. Ok, andiamo a realizzare il nasino, due tessuti, io lo sto realizzando con il pile, questa è la sagoma, due tessuti dritto con dritto, disegnate sul disegno della sagoma e senza lasciare nessuna apertura. Anche il naso del cagnolino è stato cucito, ho tolto sempre distanziandomi dalla cucitura di qualche millimetro, ho tolto l'eccesso e adesso separo i due tessuti e vado a fare un piccolo taglietto dove volete, o davanti o dietro, è uguale, perché anche questo verrà riempito. Quindi vado a risvoltare e lo metto da parte. Ecco fatto, tiro fuori sempre per bene le cuciture. Non so se farlo in bouclé pure, magari decido dopo quale mettere, però così mi piace, no, lo lascio così. E questo è il nasone. Io mano a mano che vado a cucire i pezzi mi rendo conto di quanto sarà bello questo cagnolino. Adesso le zampe, e così una volta cucite zampe superiori e inferiori possiamo riempire le parti che vanno riempite e assemblare e comporre questo bel fuoriporta. Allora sempre il pile userò io, due tessuti messi dritto con dritto, li andrò a cucire sempre su tutto il disegno della sagoma senza lasciare nessuna apertura. Stessa cosa per le zampette inferiori, cucio tutto intorno e non lascio nessuna apertura. Allora ho cucito le zampette superiori, ho già ritagliato l'eccesso distanziandomi dalla cucitura di qualche millimetro e ho cucito anche le zappette inferiori e adesso mi rimane soltanto da sempre ritagliare l'eccesso tutto intorno, l'eccesso del tessuto, e risvoltare. Non vi ho detto e non ho ancora fatto il cartamodello della coda, perché questo cagnolino chiaramente avrà anche la coda. Intanto devo, dato come vi ho già detto la prima volta, devo prima comporre questo cagnolino per capire anche la dimensione e la forma della coda una volta che sarà tutto completato. Quindi intanto mi vado a risvoltare
zampette superiori e inferiori sempre nello stesso identico modo. Vado a fare un piccolo taglietto separando i due tessuti, sia alle zampette inferiori che a quelle superiori, e vado a risvoltare. Quindi io continuo, vi faccio vedere adesso come andranno riempiti e quali andranno riempiti. Allora, adesso andiamo a riempire tutto quello che abbiamo cucito, e riempiamo da dove abbiamo fatto il piccolo taglietto, quindi praticamente in tutti i pezzi. Andiamo a riempire con l'ovattafiocchi. L'unica cosa, questo a gusto vostro, le orecchie le andrò a riempire leggermente, non troppo, un po'. Comunque io adesso inizio a riempirmi tutti i pezzi, vi faccio vedere dopo. Allora, dopo aver riempito tutto, io però le orecchie ho fatto delle prove e non le voglio riempire, perché mi piacciono le orecchie così morbide e piatte come quelle del mio cagnolone, a forma di cotoletta, come dico io, a mo' di orecchie coche. Quindi non le farò riempite, ma se voi volete le potete riempire. Quindi una volta riempito tutti, proprio tutti i pezzi che ho cucito, ho chiuso anche quelle aperture con un punto grossolano, tutte quante, dal naso, il muso, le zampe superiori, inferiori e la testa, comprese le orecchie. Chiudete tutto. Una volta fatto, mi sono fatto delle prove e mi sono andata a realizzare adesso la codina. La codina, che vi ho già disegnato sul vostro PDF, in questa codina troverete questo trattino. Perché? Perché la codina adesso potete sceglierla di realizzarla in due modi. Io la voglio fare bicolore, punta scura e tutto il resto color panna, ma se voi volete potete realizzarla semplicemente prendendo due tessuti, li mettete dritto con dritto, disegnate tutta la sagoma e poi andate a cucire sul disegno della sagoma, e qui lasciate aperto sempre la lunghezza punto 2. Io cucirò così, quindi mettete la lunghezza del punto più corta che avete, perché ci sono parecchie parti curve. Ma dato che io invece la voglio fare bicolore, cosa faccio? Prendo i due tessuti, me li fermo per bene con gli spilli. Perché? Perché dato che la voglio fare bicolore, l'altro tessuto sarà lo stesso con cui ho realizzato le orecchie, quindi con il tessuto bouclé, quindi fermo per bene il tessuto, anzi ci metto sul carta modello, non vado neanche a disegnare sul pile, perché adesso mi devo andare a ritagliare la sagoma di questa coda, perché dobbiamo unire adesso anche il bouclé qui. Quindi come si fa? Aspettate, prendo gli spilli, io li rompo sempre, quindi tengo sempre la scorta, non so perché dopo un po' si rompono. Allora, vi dicevo, ho fermato il carta modello. Adesso io mi distanzio dalla sagoma di 1 centimetro, 1,5 cm, tutto intorno, e mi fermo qui dove c'è il trattino. Quindi distanziatevi di 1 centimetro, 1,5 cm tutto intorno, escluso la punta, perché la punta io la farò di questo colore. Quindi vado a ritagliare, mi distanzio da questa cucitura di 1 centimetro, 1,5 cm. Io faccio direttamente a occhio, non c'è bisogno di essere così precisi, l'importante è che lasciate un po' di margine intorno. Ok, vedete? Ho lasciato questo margine. Mi raccomando, quando fate questo passaggio i tessuti devono essere messi dritto con dritto, altrimenti non corrisponderanno adesso che li dobbiamo ad unire a quest'altro tessuto. Quindi dritto con dritto, e distanziatevi dalla sagoma di 1 centimetro, 1,5 cm, e ritagliate, tranne la punta, questa no. Adesso che ho ritagliato tolgo gli spilli, ok? E vado ad aprire e porto sul dritto le due sagome, così vi ritroverete così. Prendete gli altri due rettangolini di tessuto, adesso vi do la misura. Questo tessuto misura 9 per 7,5, quasi 8. Prendo il primo tessuto, lo posiziono qui e metto dritto con dritto e faccio fuoriuscire il tessuto in eccesso. Fermo con gli spilli, perché adesso qui io vado a cucire a 1 centimetro dal bordo, così. Poi prendo l'altro e faccio la stessa cosa, metto dritto col dritto, appoggio qui il tessuto e l'eccesso del tessuto lo metto qui in fuori, lo faccio uscire in fuori. Fermo qui e a questo punto vado a cucire a 1 centimetro dal bordo, blocco il punto e faccio questa cucitura fino a qui, blocco, stessa cosa anche qui, blocco e faccio una cucitura con un punto dritto. Prima cucitura, ecco fatto, ho cucito e mi ritroverò così, ok? Stessa cosa qui, vado a cucire a 1 centimetro dal bordo.
e blocco il punto e mi ritroverò così. Va bene? Adesso dobbiamo mettere dritto con dritto e facciamo combaciare le cuciture e tutto il resto, quindi magari le aprite queste cuciture o le tenete chiuse, l'importante è che fate combaciare le due cuciture. Quindi, vedete? Faccio combaciare, fermo e faccio combaciare anche di qua, così, e mi fermo tutto con gli spigli. Adesso prendete il cartamodello, dopo che avete fermato tutto con gli spilli, prendete il cartamodello, eccolo qui. Questa cucitura, questo trattino, scusatemi, deve stare qui dove abbiamo unito i due tessuti, quindi lo posizionate qui, questo lo fermate così. Io devo lasciare il cartamodello perché non vado a disegnare sul file perché mi viene malissimo. Mi fermo qui la sagoma e adesso vado a cucire sul disegno della sagoma, così blocco il punto e faccio questa cucitura tutto intorno e qui mi blocco perché qui deve restare aperto, lunghezza punto 2. Adesso che ho cucito vado a togliermi tutto l'eccesso del tessuto e lascio solo 5 mm tutto intorno. Adesso guardate che carina, andiamo a riempire con un po' di ovatta a fiocchi. Quindi ho riempito, ho inserito poi un po' di tessuto all'interno, circa 1 centimetro, intanto perché questo poi andrò ad incollarlo, lo fermo con una mollettina. Adesso andiamo a realizzare e ad assemblare il bel cagnolino o cagnolina, ancora non lo so cosa diventerà, se maschio o femmina. Quindi qua ci sono tutti i pezzi, intanto prendo le zampette, il musetto e andiamo a formare il musetto con ago e filo resistente. Quindi prendo il musetto che andrà così. Adesso potete cucire qui prendendo il tessuto della testa e il tessuto del musetto, lo potete andare a fissare qui cucendolo, oppure incollate senza alcun problema il musetto qui. Io incollerò e questo lavoro di andarlo ad unire con ago e filo lo farò poi dopo con calma, ma potete anche solo incollare. Quindi faccio delle prove, qui ci andrà il nasone che è bello, già mi piace tantissimo. Quindi prendo ago e filo marrone perché devo andare adesso, mi posiziono dietro, vado a bloccare il filo così e vado a formare, il musetto con così e vado a stringere anche leggermente. Faccio vari giri perché non ho un filo di cotone tipo da uncinetto, da ricamo, quindi voglio che si veda il contrasto. A questo punto me lo vado a fissare e lo blocco. Adesso accendo la pistola e mano a mano mi vado a comporre il tutto. Che bello! Il nasone stessa cosa, il nasone andrà posizionato così, potete cucirlo oppure incollarlo. Poi faremo anche i baffetti, ma questo alla fine vediamo come posso realizzare i baffetti. Gli occhietti
per mettere gli occhietti potete utilizzare o gli occhietti quelli di sicurezza, magari tagliate il perno e li incollate, perché gli occhietti di sicurezza vanno messi prima, prima che si chiude la testa, ma io voglio disegnarli, quindi userò il pennarello a punta fine con inchiostro indelebile nero e con l'acrilico andrò a disegnare gli occhietti, perché mi piace di più disegnare gli occhietti, perché li voglio fare buffi, altrimenti usate questi occhietti che trovate in merceria o su internet. Io sinceramente non li voglio mettere questi, preferisco disegnare. Quindi accendo la pistola e poi andiamo a formare anche gli artigli, le unghie al cane. Adesso andiamo a realizzare i baffetti. Io li ho già fatti qui con ago e filo normale. Non ho un filo da ricamo di colore marrone, ce l'ho di tutti i colori, ma il marrone mi manca, anche perché il marrone è uno di quei colori che io non amo, quindi non lo prendo mai, però poi all'occorrenza mi ritrovo così sprovvista. Allora, cosa faccio? Vado a crearmi alla stessa misura il baffetto, quindi cerco di farlo uguale a questo, anche se uguale non verrà mai, soprattutto per me che non ricamo mai. Quindi entro nuovamente qui, esco da dove sono entrata, sì, e vado a formarmi adesso il baffetto, poi esco di qua, quindi alla stessa altezza del primo baffetto. Ok, ok, ora ci siamo. Questo lo vado a tagliare, questo piccolo filo, e vado a formarmi l'altro, e poi esco di qua e già ho formato due baffetti, e poi vado a realizzare l'ultimo. Ma i baffetti li potete realizzare anche incollando dello spago o qualcos'altro, non lo so, del filo di rame. Ecco fatto, ho realizzato i baffetti. Adesso esco nuovamente di qua e vado a tagliare il filo, e abbiamo realizzato i baffetti. Che carino, mi piace tantissimo. Adesso andiamo a realizzare le zampette. Io ne ho fatta già uno per tipo. Questa è la zampa inferiore e questa è la zampetta superiore, che la differenza è che è un pochino più piccola quella superiore, e questa è quella inferiore. Dobbiamo fare come abbiamo fatto per il gattino, il tutorial del micetto. Questo qui, chi non ha visto il tutorial, vi ricordo che lo trovate nel mio profilo. Intanto prendo il cagnolino e lo metto da parte, quindi mi metto vicino la zampetta inferiore e la zampetta superiore, prendo ago e filo da uncinetto, io userò sempre un filo in contrasto, mi vado a bloccare il filo e poi dovete distanziarvi da questa cucitura di 3 cm e salire a partire da questa cucitura di 3 cm. Io farò occhio, ma la misura è questa. Invece per le zampette è la stessa identica cosa, solo che vi dovete distanziare dalla cucitura laterale di 4 cm e dalla cucitura questa qui in basso salite di 4, e il procedimento sarà identico. Quindi vado a formare la primo artiglio. Io farò sempre 2 giri perché voglio che si evidenzi abbastanza bene il colore, poi entro nuovamente da sotto e vado a sbucare da questa parte, sempre 3 cm di lato e salite di 3, e formate il secondo artiglio. Io farò sempre 2 giri, così, e poi entro all'interno e mi vado a fissare il filo da un altro punto di blocco e taglio il filo. Ok, adesso vado a riempire, guardate che carine, queste sono le zampette superiori. Adesso vado a riempire il filo e vado a fare la stessa cosa qui, 4 però centimetri a salire e 4 dalle due estremità, quindi distanziatevi di qua di 4 e salite di 4 e fate la stessa cosa. Allora, adesso che ho formato le zampette inferiori e superiori, li prendo qui, me li metto tutti vicino vicino. Adesso accendo anche la pistola a caldo, perché devo andare a chiudere questa apertura con un puntino di colla. Iniziamo ad assemblare tutto. Allora, volevo farvi notare che qui all'interno ci sono questi due perni dove dopo avrà inserito il cordino, il nastrino, per permettere a questo cuore di poter stare appeso. Chi magari trovi il cuore e non ha questi gangetti, questi li potete anche comprare, questi perni
vedete sono dei piccoli perni che vanno poi inseriti semplicemente avvitandoli all'interno, però siccome qui li hanno messi, essendo che costa poco, è sempre così, se trovate anche voi questo, le cose sono due, vedete? A parte che il perno è molto corto, io solitamente che faccio? Li tolgo, metto all'interno della colla per fare in modo che non si va a staccare poi col peso quando andrà appesa, oppure li potete sostituire con i perni, quelli un pochino più grandi. Adesso ce l'ho, vediamo, magari li sostituisco, perché quelli non mi piacciono assolutamente, quindi vado a cercare i perni e vi faccio vedere un'altra cosa. Io vi avevo detto che avrei disegnato qui, perché gli occhietti questi non li voglio mettere, a me piace disegnare gli occhietti perché sono molto più buffi, mi piacciono di più, però sul pile c'è chi dipinge, c'è chi fa gli occhietti, a me non piace. Ho provato su un pezzettino di tessuto di scarto in pile a disegnare gli occhi, però l'effetto non mi piace, quindi ho deciso di fare una cosa che non ho mai fatto. Siccome io non ho gli occhietti quelli che stirando si attaccano ai tessuti, materiale, adesso non mi viene il nome, termovinile mi pare, che sono già, li vendono così, ma la mia merceria sfornita non sono riuscita a trovarli. Sono degli occhietti di vari colori, di varie forme, molto carini, che si applicano sul tessuto, poi si va a stirare e si toglie l'adesivo e rimangono attaccati al tessuto. Ahimè io non ce l'ho, quindi mi sto arrangiando. Io ho deciso di fare una cosa che non ho mai fatto, quindi siccome non mi piace disegnare sul pile, me li sono andata a disegnare gli occhietti su un tessuto in tela, questo qui. Sono andata a disegnarli, dietro ho anche stirato una leggera teletta bioadesiva, una fliselina leggera, per evitare che il tessuto possa sfilacciare, e sono andata a disegnarmi gli occhietti, una a destra e una a sinistra. Dopo che si sono asciugati sono andata a ritagliarli. Questa è la teletta, vedete dietro adesivato con un po' di fliselina, e questa è una tela. Io vi ho disegnato anche l'occhietto qui su carta modello, se volete fare li potete fare tranquillamente, o anche sul pannolencio, però a me non piace disegnare su questi tessuti, né il pile né il pannolencio, solo all'occorrenza magari le sopracciglia o le ciglia io li faccio, perché però proprio l'occhietto no. Quindi niente, adesso che ho disegnato gli occhietti con l'acrilico nero e i punti luce con l'acrilico bianco, me li vado ad incollare qui, perché questi occhietti mi piacciono tantissimo e poi stanno bene a questa razza che è il cocker, vedete è carinissimo, e quindi potete farlo anche voi magari sul tessuto come ho fatto io sul pannolencio, e poi li potete attaccare magari con ago e filo col punto festone, oppure li incollate. Io sinceramente non so se fare il punto festone o intanto li vado ad incollare, intanto mi vado a rifilare il tessuto perché questo è un pochino più largo, quindi se volete fare anche voi così fate così, altrimenti ci mettete la pallina e formate l'occhietto. Ecco fatto, adesso è perfetto, e mi sa che io li vado ad incollare, poi magari proverò a fare un punto festone, anche se incollando vanno più che bene, sì, mi piace tantissimo. Poi con la penna a punta fine inchiostro indelebile vado a formare le sopracciglia, ma non farò le ciglia forse, solo le sopracciglia, quindi farò due lineette. Allora, ho trovato i perni, che sono questi, vendono di tante dimensioni, anche colorati, e anche color oro, ottone, argento, e ha il perno un pochino più lungo, e io preferisco sostituire questi piccoli con questi qui, quindi già l'ho avvitato all'interno ed è sicuramente molto meglio fare così, perché il perno va in profondità e non ci sarà bisogno neanche di incollare, quindi lo avvitate ed è già pronto. E poi mi piacciono anche di più color oro. Ok, questi li trovate in ferramenta, ma anche nei negozi di bricolage dai cinesi, a Brico, dove insomma vendono materiale per fare il bricolage. Ho acceso la pistola, adesso mi vado ad incollare gli occhietti, quindi uno lo posiziono qui e l'altro qui, metto la colla e mi vado ad incollare gli occhietti, che sono dolcissimi, assomigliano a quelli del mio cagnolino Akiko, che è un incrocio tra un setter e un cocker. Allora, se volete, non c'è bisogno di utilizzare una tela, potete utilizzare anche del cotone, ma anche di colore bianco, perché tanto poi tutti gli spazi devono essere colorati con l'acrilico, ok?
quindi adesso aspetto che si asciuga, ho dato un'altra ripassata di colore e niente, a me piacciono tantissimo, io preferisco farli così che disegnare sul pile. Adesso poi provvederò a comprare quelli che si stirano, in commercio ce ne sono tantissimi, mi sa che li devo prendere su internet perché qui da me non si trovano. Adesso andiamo ad incollare il collo qui, per questo ho fatto il collo e non solo la testa senza il collo a questo cagnolino, perché se avessi disegnato solo la testa si sarebbe visto questa parte senza il collo, quindi me lo posiziono qui e me lo vado ad incollare mettendo colla qui sul collo, ok? Quindi vado ad incollare considerando che ci sono i gangetti dove verrà appeso poi il cuore, il fuoriporta, quindi vado a mettere colla ed incollo. Adesso prendete le zampette superiori e incollatele così, è come se tenesse il cuore. Mettete la colla, aspettate che metto colla qui e incollate e aspettate che fa presa. Stessa cosa di qua. Una volta incollate le zampette superiori andiamo ad incollare quelle inferiori, poi decidete voi come le volete come volete posizionare. Io le metterò così che è carinissimo, non so se riuscite a vedere, così faccio in modo che non si veda chiaramente la parte sotto e me le vado ad incollare qui. Questa l'ho messa così e questa la metterò così, come se si abbranchicasse alle zampette, così. In questa maniera, vi aspetto che si asciuga. La codina poi scegliete voi in base alla composizione dove volete metterlo, se anche voi magari riuscite a trovare il cuore, lo dovete praticamente adesso comporre con la sagoma che avete voi, non per forza deve essere un cuore, quindi decidete dove poi posizionare tutti i pezzi. Allora, si sono asciugate, io sto mettendo anche 2 fiocchettini qui, adesso bizzaritevi e decoratela a gusto vostro, potete fare dei fiorellini sulla invece cornice in legno, sul cuoricino potete col pirografo scrivere eventualmente o il nome del cagnolino che avete o la scritta benvenuti o il nome della famiglia della casa, il cognome, il nome, quello che volete, magari qui col pirografo o con un pennarello a punta fine e inchiostro indelebile del colore che insomma piace di più a voi. Adesso io ho messo i fiocchettini qua, fiocchettino qui, adesso la scritta nell'eventualità la metterò dopo, vado a mettere l'accetti o lo spago per attaccare il fuoriporta, altrimenti potete con un filo resistente o con un nastrino attaccarlo anche qui sulla testa del cagnolino e appenderlo direttamente da qui. Io adesso provo a metterli qui, anche se ci sono le orecchie potrebbero dare fastidio, non lo so, se no lo metterò direttamente qui. Adesso vado a fare delle prove. Allora, ho deciso di mettere lo spago e non ostruisce il passaggio, assolutamente no. Adesso taglio la giusta quantità e vado ad inserirlo dentro il perno, qui il gancio, e faccio nodino. A me piace molto lo spago perché la cornice è in legno, ma potete mettere anche il nastro o qualsiasi altra cosa. Guardate che meraviglia, bellissima. Lei si chiama Sofia. Per me così è perfetta, voi la potete anche arricchire realizzando dei fiori, mettendo insomma altro. Io l'unica cosa che metterò è un po' di colore qui sul musetto e poi con calma andrò a scrivere, vedremo cosa potrò scrivere qui, se benvenuti o qualcos'altro. Questo è un lavoro che farò dopo. Intanto poi ognuno lo personalizza a proprio gusto, io le idee ve lo date. Ok, messo un pochino di colore, questa bella cagnolina di nome Sofia è pronta, adesso ve la faccio vedere appesa, è meravigliosa, sono contenta del risultato, mi piace tantissimo e spero che piaccia anche a voi. Sofia è pronta, guardate che amore, bellissima, ho messo il fiocchettino poi alla fine col quadrettino anche qui, questi occhioni dolcissimi, spero che il video vi sia piaciuto e vi torni utile.
mi raccomando realizzatela e fatemela vedere anche sul mio gruppo privato Facebook, il Cuscito di Miu, che ho aperto per dare la possibilità a tutte voi di poter pubblicare i vostri lavori che realizzate guardando i miei tutorial. Io non vedo l'ora di vedere la vostra cagnolina o l'amicetta che ho già realizzato, eccola qui, la scorsa settimana. Che dire, a me piace tantissimo, spero anche a voi. Mi raccomando, se vi è piaciuto supportatemi anche con un cuoricino, se potete una condivisione e anche un commento, che tra l'altro a me fa sempre piacere. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, l'iscrizione è gratuita. Bellissima Sofia, bellissima, poi qui scriverò il nome. Noi ci vedremo al prossimo tutorial di cucito creativo facile. Io e Sofia vi salutiamo, che belle orecchie che ha Sofia. Ciao a tutte.